Come sapete, invecchiamo e moriamo. L'invecchiamento è il continuo accumulare di danni durante la normale operatività dell'organismo. Un corpo umano può essere visto come una macchina che inevitabilmente accumula danni e prima o poi smette di funzionare. L'invecchiamento è una proprietà fisica di tutte le macchine che non sono in grado di ripararsi del tutto da sole. Il corpo umano si ripara da solo, ma non abbastanza. Siccome durante i nostri processi vitali chiamati metabolismo accumuliamo dei danni, il nostro corpo si indebolisce, si rompe e arrivano malattie come l'Alzheimer e i problemi cardiovascolari o il cancro. Queste malattie sono quindi conseguenze dell'invecchiamento. Quindi il problema da risolvere per evitare tutte queste malattie è l'invecchiamento stesso. Bisogna fare in modo di non invecchiare. Ma come? Purtroppo il corpo umano è complicatissimo e non sappiamo ancora quanto ci sta da scoprire. È per questo che molte persone considerano l'invecchiamento un processo inevitabile. Fortunatamente non serve conoscere l'esatto funzionamento del corpo, ma serve conoscere solamente quali sono i danni che si accumulano. Rallentare o modificare il metabolismo per non subire danni è troppo difficile, ma questi danni si possono riparare mentre vengono accumulati. Proprio come un'automobile che con una buona manutenzione può essere tenuta in funzione per molto più tempo di quello per cui è stata disegnata, anche il nostro corpo può essere mantenuto, che è ben diverso dal curare le malattie come l'Alzheimer e il cancro, perché in quel caso è già troppo tardi, si è già vecchi. Quindi, quali sono i danni del nostro organismo? Aubrey de Grey, biogerontologo che si occupa della lotta all'invecchiamento, lo spiega a noi comuni mortali nel libro Ending Aging, in italiano La fine dell'invecchiamento. L'autore in questo libro classifica i danni che accadono al nostro organismo in 7 categorie e dà 7 soluzioni per ripararli. 1. Danni ai mitocondri. Il DNA non sta solo nei nuclei delle cellule, ma anche nei mitocondri. Questi organelli producono l'energia che usiamo per vivere. Purtroppo però il DNA dei mitocondri è più esposto a danni e quindi subisce frequenti mutazioni che concorrono all'invecchiamento. Il come concorrano all'invecchiamento è l'argomento della tesi di dottorato dell'autore. In ogni caso quello che interessa a noi è che le mutazioni siano danni e che il centro di ricerca Aubrey de Grey abbia già trasferito parte del DNA mitocondriale nel nucleo, in pratica una copia di backup. 2. Scarti intracellulari. Le cellule producono un sacco di scarti che non riescono a smaltire, però alcuni batteri ci riescono. Gli stessi batteri che decompongono i cadaveri. Se non lo facessero la lipofuscina, uno di questi scarti che ci fanno male, farebbe brillare i cimiteri al buio. Quindi si sta lavorando per poter smaltire questi scarti con l'aiuto degli enzimi batterici. 3. Aggregati extracellulari. Alcune volte questi scarti sono fuori dalla cellula. Alcuni di questi per esempio sono alla base dell'Alzheimer. Il sistema immunitario non se ne occupa normalmente, però si potrebbero produrre vaccini appositi per insegnare al sistema immunitario come sbarazzarsene. 4. Glicazione. Le proteine del nostro corpo reagiscono agli zuccheri, formando delle catene, e quindi i tessuti del nostro corpo piano piano diventano sempre più duri. È lo stesso processo per cui il pollo si arrostisce e diventa marrone e crostoso. Allo stesso modo il nostro corpo diventa sempre più tostato con il tempo. Ovviamente con organi e vene sempre più duri andiamo incontro ad un sacco di problemi. La strategia sarebbe rompere queste catene di proteine. 5. Cellule resistenti alla morte. Alcune cellule, invece di morire come dovrebbero, rimangono in vita e producono sostanze dannose per le cellule vicine. Un esempio sono alcune cellule del sistema immunitario, che rimanendo in vita oltre il loro tempo massimo, tolgono spazio alle altre. Sono già stati fatti esperimenti sui topi, facendoli ringiovanire, eliminando alcune cellule senescenti. E l'azienda Unity Biotechnology sperimenterà i farmaci per rimuovere le cellule senescenti sugli uomini il prossimo anno. 6. Esaurimento delle cellule a disposizione. Le nostre cellule si dividono, ma non possono farlo all'infinito. Quelle che non si possono riprodurre vengono rimpiazzate dal corpo con le cellule staminali che abbiamo come riserva. Purtroppo però anche quelle finiscono, quindi per continuare ad avere cellule bisogna impiantare nuove cellule staminali. 7. Il cancro. Le cellule del cancro hanno il DNA mutato e quindi non muoiono mai. Possono dividersi all'infinito e lo fanno così velocemente da sviluppare una quantità di mutazioni tale da diventare immune a tutti i medicinali. La soluzione è difficile da spiegare, ma consiste nel rimpiazzare le cellule del nostro corpo con staminali che non sono in grado con nessuna mutazione di riprodursi all'infinito. È una soluzione molto drastica, ma in verità basterebbe risolvere solo alcuni di questi 7 problemi per avere enormi risultati. L'autore di questo libro, oltre a essere un biogerontologo, ha anche un centro di ricerca dedicato a risolvere questi problemi che si chiama SENS. È già stato possibile fare molti progressi, come portare il DNA del mitocondrio nel nucleo o la ricerca sulla rimozione delle cellule senescenti. Quindi risolvere questi 7 problemi è una cosa più fattibile di quello che sembra. Ci sarebbero molte altre cose da dire e controversie che si possono discutere, ma per un video come questo direi che basta. Se volete approfondire, date un'occhiata in descrizione, ci sono molti link utili, altrimenti potete direttamente leggervi il libro. Questo video è stato fatto con l'aiuto di mio fratello, che è molto interessato a queste cose e mi ha dato l'idea di fare questo video, e Kate Comito, scienziato e presidente della Life Expectancy Advocacy Foundation. Lui ci ha dato molti suggerimenti per lo script di questo video. Vi lascio in descrizione anche il testo con tutte le informazioni che mio fratello mi ha dato per fare questo video. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia interessato, e fatemi sapere
nei commenti cosa ne pensate e se volete che faccia un altro video per spiegare altre cose. Ciao!